Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Mario Teto. Oggi vi mostrerò una farm di fiori. Con questa farm sarà possibile ottenere tutti questi fiori che vi sto mostrando. Con questi fiori sarà possibile farmare naturalmente dei coloranti. Sul mio canale troverete il video proprio inerente a tutti i coloranti Minecraft. Naturalmente vi metterò anche il link in descrizione. Andiamo a vedere subito i materiali di costruzione. Per questa farm utilizzeremo 18 pistoni, 18 blocchi di polvere di redstone, un distributore, 4 osservatori, dei mattoni in pietra, 2 blocchi sonori, 5 tramogge, delle staccionate, 2 bauli, un cancelletto e tantissima farina di ossa. Questa farm inoltre riuscirà a generare tantissimi semini. Toto, sei contento? Andiamo adesso a vedere la posizione della nostra farm. Infatti ragazzi, per questa farm è importantissima la posizione. Infatti dobbiamo posizionare la farm dove c'è il fiore che a noi interessa. Per fare la prova possiamo utilizzare la farina di ossa, per esempio mettendola in questa posizione. Con la farina di ossa andiamo a vedere che il fiore che viene generato in questa posizione è il dente di leone. Generando qui la farm avremo come risultato dente di leone, guardate. Poi ci sono zone in cui ci sono anche altri fiori, ottenendo così non solo il dente di leone ma dalla nostra farm anche questi altri fiori. Andiamo adesso alla ricerca di una zona pianeggiante con dei fiori a noi interessati di dimensione circa 13x13. Ok, questo potrebbe essere un ottimo punto, in quanto come vedete abbiamo una bella varietà di fiori. Allora, andiamo a costruire questa farm. Dobbiamo fare un rettangolo 12x11. Noi lavoreremo prettamente sul lato più corto, quindi quello da 11. Quindi facciamo il 12 da questo lato. Andiamo a prendere questa zona dove ci sono i fiori che a noi interessano. E quindi, anzi facciamo direttamente così. 1, 2. Ok, questa è la nostra area dove lavorerà la nostra farm. Adesso andiamo sul lato più corto. Andiamo a mettere 9 pistoni da un lato e 9 dall'altro. Adesso blocco sonoro qui ed osservatore con la freccia rivolta verso di noi. La stessa cosa va fatta da quest'altro lato. Ok, adesso con la redstone ho detto, andiamo, togliamo un po' di blocchi. Dodo, sempre al posto sbagliato. Andiamo a collegare il nostro osservatore con tutti i pistoni, sia da un lato che dall'altro. Adesso solo da un lato, sempre quello più corto, andiamo a scavare di un blocco. Ok, in questo modo. Adesso ci dobbiamo mettere al centro della nostra farm e andiamo a scavare di 2 blocchi per piazzare un distributore in questo modo. Al suo fianco invece andiamo a piazzare un osservatore in questo modo, deve guardare qui, ed un altro osservatore in questo modo. Adesso andiamo a chiudere tutto. A questo distributore andiamo a piazzare delle tramogge. Fino ad uscire dalla nostra farm. Qui possiamo chiudere tutto e sopra andiamo a mettere il nostro baule grande.
Anche qui andiamo a chiudere. In questo modo la farina di ossa che andremo a piazzare nel nostro baule andrà a far generare i nostri fiori. Prima di far partire il tutto però andiamo a recintare la nostra costruzione. Qui metteremo un cancelletto con la possibilità così di entrare nella nostra farm e andare a prendere i fiori. La nostra farm è praticamente pronta. Non ci resta che mettere la farina di ossa e far partire i due blocchi sonori. Uno e due. Come vedete la nostra farm è perfettamente funzionante. Fa un po' di rumore, questo è vero, però è perfettamente funzionante. Andiamo un attimo a stopparla semplicemente per evitare tutto questo rumore. E come vedete la nostra farm ha generato un po' di tutto. Andiamo a prelevare il raccolto semi, fiori. Vedete quanti fiori abbiamo ottenuto in pochissimo tempo. Inoltre possiamo effettuare una piccola modifica alla nostra farm in modo da sfruttare subito i semini ricevuti dalla stessa farm. Inoltre qui possiamo anche piazzare direttamente una farm di farina di ossa. Il tempo non è con noi, infatti sta iniziando a piovere. Ok, andiamo a vedere come riutilizzare subito i semini. Andiamo a piazzare qui una tramoggia che punta alla nostra cassa. Sopra piazziamo una compostiera, sopra un'altra tramoggia e sopra il baule, dove all'interno andremo a mettere i semi che a noi non servono, sempre se non li mangerà tutti Dodo. In questo modo andiamo anche a generare noi della farina di ossa, che poi andrà naturalmente nella nostra farm. Facciamo ripartire il tutto. Quindi la nostra farm è perfettamente funzionante. Io vi ricordo like a questo video, iscrizione al canale. Che brutto tempo, e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.